Quanti di voi hanno paura di volare? È una paura purtroppo diffusa, ma d'altronde lo sappiamo, la storia dell'aviazione è fatta non solo di grandi conquiste tecnologiche o di grandi scoperte, ma anche purtroppo di alcuni gravi incidenti. Bisogna sempre distinguere quello che è un incidente di volo, che può essere dettato dall'errore umano, da un guasto tecnologico o da fattori ambientali meteorologici, da atti terroristici. Negli anni 70 e 80, in particolar modo, gli aerei sono stati un bersaglio del terrorismo internazionale. Terrorismo che ha puntato molte volte al dirottamento e in alcuni casi alla distruzione degli aeromobili. Per quale motivo? A volte semplicemente per influenzare l'opinione pubblica o per danneggiare un determinato paese. Altre ancora per lanciare un messaggio ovviamente potente, perché chi dirotta o distrugge un aereo di certo non vuole passare inosservato. E allora arriviamo alla storia di oggi, la storia di un disastro aereo, un disastro doloso, un'esplosione in volo che strappa tantissime vite in aria e anche a terra. Un disastro forse evitabile se solo uno scontro sul piano politico, sul piano geopolitico e sul piano militare non fosse diventato così pesante e così ricco di frizioni. Oggi parliamo di Lockerbie, piccola cittadina della Scozia, che nel 1988, poco prima di Natale, fu teatro di uno dei peggiori attentati terroristici al mondo. Un attentato che avrebbe posto una seria minaccia sui voli intercontinentali. A proposito di minacce, prima di passare al nocciolo del nostro argomento di oggi, avete mai pensato a quali sono le minacce del quotidiano? Del vostro quotidiano, dei vostri comportamenti tutti i giorni. Pensate alla navigazione online. È un qualcosa che è diventato abitudinario per tutti noi, ma oggi questa è una realtà ed è una realtà anche la minaccia alle spalle di questa navigazione, perché col tempo si sono evoluti anche i problemi, a cominciare dalla volontà di malintenzionati di entrare nei nostri sistemi e di carpire informazioni, ricattarci o danneggiarci tout court. Per essere liberi di navigare in assoluta sicurezza e per non doversi troppo preoccupare di bypass lungo il percorso, è sempre bene dotarsi di una buona VPN. Noi di Dentro la Storia da ormai tanto tempo abbiamo scelto NordVPN come partner strategico perché grazie alla sua Threat Protection Pro ci mette al riparo da tanti rischi molto forti e ci consente di navigare sicuri ovunque nel mondo, senza restrizioni e senza preoccupazioni. Lo potete fare anche voi. Trovate i dettagli della offerta di NordVPN nella descrizione del video. Vi basti sapere che per tutti i piani biennali è disponibile una grande offerta con 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia di 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Tutto per mettersi al riparo dalle minacce. Ora torniamo al nostro argomento di oggi, a quella cittadina, Lockerbie, in Scozia. È la sera del 21 dicembre del 1988. Manca pochi giorni a Natale. Nelle case di Lockerbie in tanti si stanno preparando alla festività. C'è chi ha già preparato i doni, c'è chi sta addobbando l'albero, c'è chi è semplicemente attorno al caminetto a scaldarsi, leggendo un buon libro in attesa della cena, oppure guardando la televisione. Improvvisamente la tranquillità di questa piccola cittadina viene sconvolta. Viene sconvolta perché qualcosa accade a parecchi metri di quota. C'è un aereo, un Boeing 747, un aereo della compagnia americana Pan Am. La Pan Am è un colosso, è una delle grandi compagnie aeree e quel velivolo, il 747-121, nome in codice N739PA, chiamato Clipper Made of the Seas, Clipper, la sirena dei mari, sta effettuando la seconda tratta da Londra a New York, un volo transoceanico. Ordinaria amministrazione. A bordo di quell'aereo ci sono passeggeri ed equipaggio, un totale di 259 persone. C'è chi sta tornando a casa per le festività, c'è chi in viaggio per lavoro, c'è chi ha concluso un periodo di studi all'estero. Nulla di cui stupirsi. È il 21 dicembre, ma non è un 21 dicembre qualsiasi. Quell'aereo che è partito in lieve ritardo, sta viaggiando verso New York, ignaro che qualcuno, nell'ultima tappa, ha caricato a bordo qualcosa di diverso dai semplici bagagli, dalle semplici valigie con cui qualsiasi viaggiatore si accompagna. Nella stiva c'è qualcosa, c'è un congegno esplosivo. È all'interno di una valigia Samsonite, color marrone. Lì dentro c'è un registratore a cassette Toshiba, modello RT-SF16. Poi direte, è un registratore a cassette, è normale. Negli anni 80 registratori Walkman
sono parte dell'ordinarietà. Cos'ha di particolare questo Toshiba? A parte il fatto che è contenuto nella scatola originale, cosa molto strana, è che al suo interno non ci sono musicassette, ma 4 etti di Semtex H, potente esplosivo al plastico, originario della Cecoslovacchia. Il Semtex H è la firma del terrorismo. Negli anni '80 molti attentati con l'esplosivo vengono effettuati proprio col Semtex H. Il fatto che si usi dell'esplosivo al plastico fa subito pensare a chi possa aver compiuto quell'atto criminale e terroristico. Sono passate da poco le 19. Clipper Made of the Seas è in volo sopra la Scozia. Il comandante del velivolo, Macquarie, ha già contattato il centro di controllo aereo di Prestwick, in Scozia. Ha chiesto il permesso di inserirsi nell'aviovia, la classica rotta che conduce all'aeroporto JFK di New York. È una procedura di routine. Sono le 19:01. A bordo tutto è tranquillo. I passeggeri scherzano, parlano, c'è chi dorme, c'è chi legge un libro, c'è chi guarda il film. Il personale di bordo è diviso tra chi è in cabina e sta pilotando l'aereo e gli assistenti che hanno già portato la cena e che stanno svolgendo le classiche mansioni di routine. 19:01, manca un minuto. Alle 19:02 l'aereo è sopra Lockerbie, sta viaggiando a poco più di 800 km/h, ha il muso orientato a 321 gradi. In quel momento, in quella Samsonite marrone, all'interno di quella scatola, dentro il dispositivo Toshiba, quei 4 etti di Semtex H esplodono. È un'esplosione potente che trancia l'aereo in più parti, aereo che scompare immediatamente dai tracciati radar. Il controllore aereo a terra se ne accorge. Non può essere un malfunzionamento del radar. Quel puntino luminoso che prima era presente improvvisamente è sparito. Dalla torre di controllo si chiedono conferme. Si chiede anche a un volo della KLM, la compagnia di bandiera olandese, che è poco distante dalla zona, di dare un contatto visivo, di verificare che il Boeing 747 della Panam sia ancora lì, in volo. No, non è in volo. Ciò che resta di Clipper Made of the Seas si sta schiantando al suolo. La caduta dura circa 2 minuti e avviene a pezzi. Le ali, o almeno un pezzo delle ali, arriva su Lockerbie, si schianta sulle case, li disintegra. Muoiono alcuni cittadini di Lockerbie che nemmeno hanno capito cosa sia successo. Altri hanno sentito un'impercettibile scossa di terremoto perché nello schianto delle varie sezioni, una di queste, che contiene oltre 91.000 kg di carburante, genera un boato così forte da scuotere gli alberi e dopo il boato arriva la palla di fuoco enorme. L'esplosione ha lasciato un buco proprio in mezzo alla fusoliera, sotto la lettera P della scritta Panam, un buco di mezzo metro sul lato sinistro. La decompressione è stata improvvisa. Chi a bordo non indossava la cintura di sicurezza è stato sbalzato in aria e ha continuato a cadere per 2 metri, rendendosi conto di andare incontro alla morte. Chi invece era rimasto allacciato alla cintura di sicurezza si è visto gli abiti strappati quasi completamente di dosso dalla decompressione e si è reso conto, per chi non è svenuto all'istante, di essere prossimo alla morte. Nella cabina, che è uno dei tronconi che cade al suolo, il comandante Macquarie non riesce a fare nulla. L'esplosione ha distrutto completamente i sistemi di navigazione e di comunicazione. Macquarie non può nemmeno lanciare un SOS. Muoiono tutti a bordo del volo della Panam. C'è chi muore per l'esplosione, c'è chi muore per la decompressione, c'è chi muore durante la caduta, c'è chi muore schiantandosi al suolo, c'è chi sopravvive inizialmente allo schianto per morire all'arrivo dei soccorsi. È il caso di alcuni assistenti di volo. È un disastro davvero terribile, quello di Lockerbie, ma è chiaro a tutti che non è un disastro accidentale. L'aereo non si è spezzato in due per un problema meccanico, non è stato colpito da un fulmine, non c'è stato un bird strike, qualcuno l'ha fatto saltare in aria. E allora perché? E chi è stato? Le indagini che vengono condotte dall'FBI durano 3 anni e arrivano a individuare 2 colpevoli. Sono 2 cittadini libici. Uno si chiama Abdelbasset Ali al-Mekrai, è ufficiale dell'intelligence libica, oltre che capo della sicurezza della Libyan Airways. L'altro si chiama Lamin Khalifa Fima, è responsabile della Libyan Airways per l'aeroporto internazionale di Malta. Sono stati loro a preparare la bomba, a scegliere l'obiettivo e a caricarla. Perché lo hanno fatto? Bisogna risalire a qualche settimana prima al disastro, al 26 ottobre del 1988, quando vicino a Düsseldorf, in Germania, la polizia tedesca fa irruzione in un appartamento e arresta 2 componenti del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Si chiamano Hafez Dal-Kamuni, un corriere di armi che viaggia abitualmente tra la Siria e il Libano, e Marwan Kreshat,
Strisciata ha già colpito altre volte, soprattutto sugli aerei passeggeri. Tra i loro effetti, all'interno dell'appartamento, la polizia tedesca trova passaporti in bianco, armi da fuoco, esplosivi al plastico, sì, esattamente il Semtex H, e anche una bomba già pronta, nascosta dentro una radiolina. Una bomba per aereo con il meccanismo di innesco che presenta una capsula barometrica. Il volo deve esplodere al raggiungimento di una certa altitudine. Il fatto di aver scoperto una cellula terroristica che si proponeva di colpire aerei civili aveva messo sull'avviso tanto le autorità tedesche quanto quelle dei paesi occidentali. Era chiaro che il terrorismo palestinese e i loro fiancheggiatori, nell'ottica della guerra fredda, avrebbero cercato di far saltare in aria qualche aereo. Le informative giunte ai servizi indicavano il rischio nella settimana compresa fra il 13 e il 20 di dicembre. L'informativa non era del tutto corretta, perché a Lockerbie l'esplosione avviene il 21 di dicembre del 1988. Perché la Libia ha deciso di colpire? La Libia già da qualche anno è in uno stato di guerra aperta, anche se non dichiarata, con l'Occidente. La Libia è indicata come sponsor e luogo di tutela per i terroristi. Ha accolto diversi terroristi palestinesi provenienti da vari atti di pirateria internazionale. Ha benedetto l'attacco contro vari obiettivi civili e militari dell'Occidente, compreso anche un bombardamento a una discoteca di Berlino Ovest frequentata da militari americani di stanza in Germania. L'America ha reagito. Il presidente Reagan ha ordinato dei raid su Tripoli, su Bengasi e su altre città, soprattutto sulle installazioni del regime del colonnello Muammar Gheddafi. Da quel momento Gheddafi ha giurato vendetta e più volte ha cercato questa vendetta. Allora Lockerbie, la strage del volo Panam, rientra in questa logica del terrore, dare un colpo deciso, unico, pesante, in modo da condizionare l'opinione pubblica e da far capire al governo americano che il regime libico può colpire dove vuole e quando vuole. La bomba di Lockerbie provoca ulteriori sanzioni internazionali contro la Libia, perché lo shock è universale. Le Nazioni Unite non hanno nessuna intenzione di passarci sopra. Gheddafi inizialmente se ne infischia, lui prosegue per la sua strada, continua a dire che la sua lotta è legittima, tanto contro gli Stati Uniti quanto i suoi alleati, e che, tutto sommato, colpire militari o civili non fa differenza. Servono molti anni di trattativa per convincere il colonnello Gheddafi a consegnare i due responsabili della strage di Lockerbie, al-Megrahi e Fima, che vengono presi in custodia nel 1999, 11 anni dopo Lockerbie, e che vengono processati alla Corte Penale Internazionale dell'Aia, una corte esterna. È uno dei requisiti richiesti dallo stesso Gheddafi per la consegna dei suoi uomini. Vuole un processo internazionale ma esterno agli Stati Uniti. In realtà gli Stati Uniti riescono a stipulare un secondo accordo con la Libia, un accordo che permette sì la custodia nei Paesi Bassi, ma il giudizio davanti a una corte scozzese e non americana. Il 31 gennaio del 2001 Megrahi viene condannato all'ergastolo da una corte scozzese. L'accusa è di strage. Fima invece viene prosciolto. Le prove a suo carico non sono sufficienti. Megrahi verrà rilasciato 8 anni dopo, ufficialmente perché è malato di cancro alla prostata. Secondo la sua cartella clinica avrebbe solo poche settimane di vita. In realtà è una farsa. In realtà viene concessa a Megrahi la libertà perché la British Petroleum ha degli interessi nella zona libica e Gheddafi, che è ancora al potere, ha minacciato di stringere il suo pugno attorno alla metaforica gola degli affari britannici. Quindi Megrahi torna a casa. Viene liberato anche se in realtà la sua malattia gli consente di vivere altri 3 anni. Le complicazioni per il cancro alla prostata gli costeranno la vita solo il 20 maggio del 2012, parecchio tempo dopo quella che doveva essere la sua presunta data di morte. Quindi finisce qui la storia di Lockerbie? No, perché Lockerbie costa caro non solo alle vittime e alle loro famiglie che perdono dei cari poco prima di Natale. Costa carissimo al gigante dei cieli, la Panam, che già aveva subito il costo del dirottamento del volo 73 in Pakistan. Lockerbie è una botta mortale per la Panam, che è già in crisi finanziaria e che appena 3 anni dopo, il 4 dicembre del 1991, dichiara bancarotta ed è costretta a chiudere. È uno shock per il mondo delle compagnie aeree e per l'economia globale. Chi avrebbe mai pensato che un gigante dell'aviazione come la Panam avrebbe potuto chiudere i battenti? Eppure è quanto era avvenuto. E poi c'è la memoria di quel volo, di chi
è riuscito a evitare di imbarcarsi, a volte per motivi veramente incredibili. Ci sono delle persone famose, ad esempio un gruppo musicale statunitense che arriva all'aeroporto in ritardo, quando le operazioni di imbarco sono già terminate e deve cambiare i propri biglietti. Oppure un'attrice molto famosa, Kim Cattrall, che gli anni a seguire avrà ruoli in televisione e nei film, annulla il suo viaggio a New York all'ultimo momento perché aveva bisogno di più tempo per lo shopping natalizio. Sono le sliding doors della vita, che a volte decidono chi vive e chi muore, chi perde un aereo o annulla un volo per vari motivi, chi invece con una corsa riesce a prendere quel volo e muore su quel volo, muore perché qualcuno ha messo una bomba che trancia la fusoliera, una bomba che trasforma il carrello delle vivande in un'arma terribile, un volo che doveva essere un'occasione per tornare a casa, un volo che si tramuta in una tragedia, anche per chi era a terra, ignaro di tutto, che stava aspettando il Natale, che era seduto davanti al camino, che stava aspettando di mettersi a tavola. Ecco, la sicurezza in volo è molto importante, lo sappiamo, ma a volte sfugge anche a tutti i controlli, perché se qualcuno ha deciso di mettere una bomba, di far saltare un aereo, o magari di colpirlo in altro modo, usando dei missili o altri strumenti per farlo cadere, beh, la sicurezza non può bastare. Il disastro di Lockerbie ci ricorda che i voli internazionali sono necessari per collegare i continenti, sono uno strumento per alcuni anche di vita quotidiana, per qualcun altro invece sono semplicemente un obiettivo per pareggiare dei conti, per proseguire un conflitto a distanza, ma di mezzo non ci va mai il responsabile di qualcosa. Se c'è un conflitto in corso, anche non dichiarato, quando si attacca un aereo civile, è difficile che a bordo vi sia un generale, un ammiraglio, un ministro, anche solo un sottosegretario. Il più delle volte a bordo ci sono degli innocenti, uomini, donne, bambini, degli studenti, persone qualsiasi, gente che sta tornando a casa o che sta viaggiando verso la propria meta, gente che nulla sapeva e che non doveva pagare un conto così salato con la sorte solo a causa di liti internazionali, del terrorismo internazionale e di altre persone che proprio non capiscono che le beghe di casa propria o di altri stati si risolvono davanti a un tavolo pacificamente e non con gli esplosivi.